Bologna is movement, progress and solidity. A city that has made its history a driving force for the future, where work is not just a job, but a culture. Questa città, appena sono arrivato, mi ha dato la possibilità di crescere, di sbagliare soprattutto, che è una cosa importantissima a un'età giovane. Qui ho potuto trovare tutto ciò che mi serviva, tutto ciò di cui avevo bisogno e sono veramente contento di stare qui da ormai 8 anni. E quindi penso che Bologna sia un po' una mia seconda casa, no? Mi chiamano addirittura il figlio di Bologna. È una frase che mi riempie d'orgoglio, anche se io non sono di Bologna. Per questo è una cosa ancora più grande. Ciao, sono Riccardo Orsolini e gioco per il Bologna Football Club. A 3 anni mio papà mi ha portato nel campetto dietro casa, a Rotella, il mio paese, per farmi fare un po' di tiri in porta. E da lì non ho più smesso. Io sono Riccardo quando indosso la maglia del Bologna. Io sono Orsolini, che è un'altra cosa, un'altra parte di me, è un po' il Dr. Jekyll e Mr. Hyde, no? Quando vado in campo ci vuole Orsolini. From the agricultural machinery sector, which with ingenuity and innovation transforms the way we work the land, to Bologna FC, which on the field expresses the same mentality, no limits. Stai parlando con un professionista, Sono nato con il pallone fra i piedi e ci morirò anche, suppongo. E io inizio il mio percorso per strada, nella piazza del mio paesino, con i miei pochi coetanei, perché eravamo nemmeno una decina probabilmente. E giochiamo nella piazza del paese, ci sbucciamo le ginocchia. Quindi, si inizia così. C'è questa abitudine dei genitori di dare ai propri figli il telefonino, il tablet per farli, tra virgolette, calmare, quindi vengono subito invitati alla sedentarietà. E a mio avviso non è giusto. Lasciate che i vostri figli si sbuccino le ginocchia per strada, in piazza, nei parchetti, perché lo sport fa sempre bene, lo sport è vita. Forma l'ossatura del bambino, poi è una cosa di convivialità, no? Anche stare con gli amichetti fuori a giocare. Bisognerebbe un pochino tornare a quella roba lì. Ho iniziato con il Castignano, che è una piccola realtà a fianco al mio paese, poi a 7 anni sono entrato nel settore giovani dell'Ascoli, dove ho fatto tutta la trafila, sino alla prima squadra. A 17 anni ho debuttato in Lega Pro. Ma che te sostrui la neve in saccoccia, si dice in Ascoli? Ovvero, ma che hai paura che si sciolga la neve in tasca? Che fretta hai? Ho bruciato le tappe e a 20 anni ero già in Serie A. Ero giovane quando mi ha chiamato la Juventus. E nel 2017 ho giocato anche il mondiale Under 20 in Corea, vincendo la scarpa d'oro come capocannoniere. Precisiamo. Il giorno che sono arrivato alla Juve, poi non andò come previsto. Capii subito che in quel momento non potevo competere a quei livelli. Nella mia testa non pensavo di giocare, però mi sentivo forte. Quella era la Juve che fece la finale a Cardiff. Ho pensato che se la Serie A fosse così io non potevo giocarci, non potevo starci. E qui venne il Bologna.
Se c'è un posto dove si vuole vedere il concetto più puro di Made in Italy, questo è il posto, è l'Emilia Romagna, il suo centro è Bologna. Soltanto in Emilia Romagna, all'interno della compagine associativa di Federonacoma, contiamo oltre 110 imprese che producono l'eccellenza delle macchine agricole. Il settore delle macchine agricole è il primo anello di tutta la catena agroindustriale, proprio perché produce i beni strumentali che quindi consentono la lavorazione del terreno, la semina, la raccolta, i trattamenti. In questa regione, in questi territori, si è stati capaci di produrre tecnologie in grado di sviluppare un'agricoltura molto competitiva. Le macchine Made in Italy si distinguono perché hanno degli standard qualitativi molto elevati. People who work in the agricultural machinery sector know that every detail is crucial. A machine must be precise, durable, and ready to tackle any type of terrain without ever stopping. Just like a football player on the field, who builds action after action, never holding back. La meccanizzazione agricola è diventata l'elemento strategico per salvaguardare il nostro pianeta e il nostro futuro. Rappresenta il modo più razionale e scientifico per sfruttare al meglio le risorse naturali, perché produce quelle tecnologie che sono in grado di consentire la sostenibilità alimentare, la sicurezza alimentare. Le altre caratteristiche, la flessibilità, l'ampiezza di gamma, il genio, la capacità davvero di produrre ogni genere di mezzo che serve l'agricoltura di tutto il mondo. Aggiungo lo stile e la bellezza, che non significa soltanto senso estetico, ma la cura di ogni particolare. Siamo sotto le due torri, la Torre degli Asinelli e la Garisenda, che sono un po' il simbolo, no, di Bologna. È un patrimonio storico e culturale della città non indifferente. E ogni torre rappresentava un po' la ricchezza delle famiglie bolognesi, quindi ogni famiglia nobile possedeva una torre, no? Questa è la Uguzzoni, la Prendiparte e la Azzoguidi. Sono belle, sono iconiche. Avendo poco tempo a disposizione, è difficile godersi tutte le bellezze di questa città, però comunque ci proviamo, ecco. Uno di questi terrazzini, sì, posso immaginare la gioia e l'euforia di un tifoso bolognese che esulta per la vittoria o per un gol della propria squadra. È bello, ti fa capire la potenza che ha questo sport e come può influenzare le vite delle persone, no? È incredibile come ci sono persone che mi dicono: ah, finalmente vince il Bologna, mi svolti la settimana, vado a lavorare contento, felice. È incredibile come abbia questo potere curativo, no? Il calcio è bello per quello, perché nel bene o nel male smuove le masse. Whether it's working the land or chasing a ball, the secret is always the same. If you never stop pushing, you'll eventually reap the rewards of your efforts. Bologna è bella per questa, perché ti aspetta, ti coccola, ti aiuta e poi ti fa crescere, e quando è il momento giusto te puoi ricambiare questo favore con prestazioni e far gioire questi meravigliosi tifosi che ormai ci accompagnano
ci accompagnano in ogni stadio e in ogni momento anche della nostra vita. Ho un rapporto speciale con i bolognesi, con i tifosi del Bologna, perché io sono cresciuto con loro, si può dire, sia umanamente che calcisticamente parlando. Poi io mi gaso quando ricevo tutto questo amore, tutto questo affetto, e io cerco di ripagare questa fiducia cercando di regalare gioie ed emozioni agli altri. Vedo tanti bambini che a fine partita mi chiedono l'autografo e penso che per me questa sia la gratificazione più bella. Bologna and its people know that results don't come by chance. Whether in football, industry or the fields, here we work with passion and determination, without looking for shortcuts. Because those who give their all will sooner or later enjoy success. Riccardo Orsolini. Io voglio essere così. Forse un orso, ma col sorriso.